Questo vi facciamo vedere un po' di nostra vita in camper. E quelli che dicono siete in vacanza, sono le 11:20 orario di Lisbona, quindi mezzogiorno e mezzo in Italia, e sono già 3 ore che siamo tutti e due tra editare, tra risposte a naturalmente tutte le mail che ci arrivano per il lavoro estivo e programmazione, booking del prossimo anno, quindi stiamo lavorando. Fuori è una giornata splendida, ma purtroppo non sempre si può fare quello che si vuole. Quanto ne abbiamo ancora? Perché inizio a avere un po' fame. Dobbiamo farci la doccia, visto che siamo in campeggio. E partire. Dovremmo arrivare oggi nel pomeriggio nella zona di Cascais, fare anche un po' di spesa perché il camper è quasi vuoto. È ora di ripartire, Mauretto. Iniziamo a fare carico e scarico e poi lasciamo il campeggio e lasciamo Lisbona. Non è l'operazione più bella del mondo, però tocca fare anche quella. Io nel frattempo ti apro le acque grigie che è qua sotto. Aspetta un attimo. Qua. Ecco. E qua si vede che scaricano le acque grigie. Questo è il nostro cesso. Adesso lo spettacolo non è dei più belli, ovviamente, però meglio chiudere. Facciamo qui in questo buco il rifornimento delle acque che a noi servono per la doccia, lavare i piatti, lavarci i denti, cucinare. Oggi la giornata non è del migliore, c'è stato sole, pioggia come sta facendo ora, nubi, risole, ripioggia, giornata un po' così. Comunque lasciata Lisbona, stiamo allontanandoci lungomare. Mentre Mauro gonfia le gomme, io guardo l'arcobaleno. Siamo al faro de Cabo Raso. Ora stiamo cercando un posto per dormire questa notte. Qui è bello esposto al vento che viene da ovest. Mauro adesso sta studiando la situazione. Non facciamo mai vedere quando arriviamo nei posteggi prima, però qua sta anche piovendo, quindi piove, vento, aiuto! Comunque ci siamo sistemati qua. Inizia proprio a diluviare. Ti sei bagnato completamente su. Comunque vi faccio vedere dal camper dove siamo questa sera a dormire. Con sta pioggia e con sto vento, chi è che bussa a sto convento? Fatemi entrare, per favor. Chi sarà mai? Se non Mauretto? Fatemi entrare, per favor. Là sta diluviando. Là anche, mamma mia. Sono quasi le 6 del pomeriggio. E abbiamo trovato questo posticino in riva al mare, molto molto bello. Non siamo soli qui, c'è un altro camper qui dietro di me, di polacchi, e comunque il posto è davvero incantevole. Eccolo il mio amor. Che mi dici? Ti piace qui? Questo è bello, molto bello, affascinante da morire. Questo mare bello, vivo. Qui l'onda non arriva diretta perché siamo subito dietro il capetto. C'è il faro, guardate che bello quel faro. Carletta è lì, con Bettina. Qui il mare arriva impetuoso. E buongiorno amore mio, come hai dormito stanotte? Che ciuffo che c'è. Ho detto che sei ciuffolo. Dormito bene, siamo in un posto magico. Comunque abbiamo passato la notte qua
in questo posto veramente molto molto bello, con il rumore del mare. Il mare non dà fastidio. Guardate qua, questo qui siamo di fianco al faro de Cabo Raso. Cabo Raso. Io i nomi non me li ricordo mai, quindi delego sempre la Betty. Noi partiamo perché proseguiamo verso nord. Ricordate una cosa importantissima: Bisogna iscriversi al canale, perché quanti di voi non l'hanno ancora fatto? Parecchi abbiamo notato, quindi ricordatevi, iscrivetevi al canale. Iscrivetevi, mettete mi piace e attivate la campanella. Din don, din don, din don. Ora si riparte, dai, ciao, a più tardi. Carletto è qua, arrivato a Capo de Roca, giusto? Giusto. Ponta mais occidental do continente europeo. Da qui in avanti verso ovest solo mare, solo acqua. Siamo a Cabo de Roca. Sono le che ore? Le 11 locali, 11 meno 10 locali. E dobbiamo aspettare qua, perché tra poco c'è la partita. Qui è un punto in cui internet prende bene e Mauro deve vedere la partita, altrimenti da qui non ci si muove se non è finita la partita. Beh, non è un posto di merda dove vedere la partita. Direi di no. Cioè, direi che... Stiamo in una zona affascinante, a parte il fatto che c'è tantissima gente, perché davvero questo, in realtà noi abbiamo indicato precedentemente Capo Sagres, ma è questo il vero capo più a occidente dell'Europa. L'immagine di infinito che si ha da questi mirador, da questi posti sopraelevati sul mare, regala emozioni uniche che non sempre è facile poter trasmettere in un video, bisogna viverle. E anche qui a Capo da Roca, evidentemente in primavera scorsa è arrivato qualche tifoso genoano, perché ha messo qua un adesivo molto molto simpatico che dice: il Genoa salì, la Doria salò, perché essendo retrocessa la Sampdoria quest'anno gioca col Feralpi Salò, quindi era dato per dare l'idea. Carina come battuta. Io che delle squadre genovesi, sono interista, ma delle squadre genovesi ho un maggiore affetto per la Sampdoria, ammetto che comunque questa è ironica e carina. Sono cose che tra tifosi si fanno e si accettano anche quando si subiscono.
38 gradi, 46 primi, 51 secondi nord, 9:32 west. Molto carino, perché c'è dato anche il sacchettino delle bucce, no? Per le bucce, sacchettino con le castagne, sacchettino con le bucce. Molto buone queste castagne, molto grosse sono, cotte benissimo, si sbucciano facilmente. E te le gusti con? Un bicchiere di vino portoghese tinto. Salute. Ne gusta anche la Berti, Sì. Qui siamo ad Azenas do Mar, praticamente è Genova sul mare. Azenas do Mar. Questa è la cazzata di oggi. Stupende queste palese, col mare non tempestoso, bello fresco, dai, bello, il mare che fa il suo mestiere. Abbiamo di fianco il trenino, Il tram. il trammino. Vibri tutto, anche il sedile vibra. Questo che porta a Sintra. Mauro avrebbe voluto che io andassi sul trammino che è qui di fianco, lui mi seguiva col camper. E ci riprendevamo a A vicenda. vicenda ci scambiavamo la GoPro, si lanciava da un finestrino all'altro. Campisti, nel senso che scambiamo i binari. Passeggiamo qui sui binari del tram. Quell'altro che sta cercando. Mauro, lascia stare. Mi sa che tra poco ci sarà un incidente tra due tram perché Mauro sta cambiando. Queste sono le vecchie botti dove immagazzinavano il vino, guarda. O la birra. Più birra perché è una birra Oggi fanno una festa e noi ci siamo un po' imbucati. In realtà c'è anche da mangiare. Ho visto che c'è da mangiare, però no, non è che voglio. Hai fame? No. E allora andiamoci. Anche qui abbiamo trovato la Rota de Vinos, quindi si può poi gustare un buon vino tinto. O il vino tinto o il vino verde, che esta parte se gusta un bonito vino verde. Quindi insomma siamo arrivati a Sintra. Sintra, questo paese che ci hanno detto molto bello, siamo arrivati da poco, dobbiamo ancora vederlo, che è prossimale a due castelli che sono quelli lassù. Lassù. Ormai al tramonto si vedono poco, vediamo domani se riusciamo a vederli. Queste mi piacciono. Qua in Portogallo tutte le indicazioni delle strade sono fatte su queste mattonelle, praticamente questi mosaici di mattonelle identificano tutte le strade portoghesi. È molto bello, mi piace questa cosa. Qui in Portogallo ci sono anche i negozi dove c'è la possibilità di acquistare liberamente erbe medicinali
che hanno scopo terapeutico, rilassante. Maria. Il simbolo è comunque bellissimo perché c'ha una pianta di Maria con un cuoricino all'interno. E di fianco al negozio che vende Maria ci sono anche queste bellissime vecchie case portoghesi, tutte piastrellate. Guardate un po' che spettacolo. Sembra un panorama alpino dolomitico. Sì, perché in mezzo a queste boscaglie, questa vegetazione, piante ovunque, parchi. Bello. La regina della casa, o meglio del camper e della barca, è arrivata nella sua posizione da dove comanda. Come sempre. Quindi questo è il suo trono. Questa è una fontana araba. In questo momento ha anche la luce azzurra. Siamo nella piazza Principale di Sintra. E cos'è quello lassù? Una cittadina carinilla in cima, sulla cima di questa montagna, è il castello di Muror. Per chi avesse visto i nostri video precedenti, ancora negli ultimi video della Francia, sia stato il castello di Peripertus. Me lo ricorda tantissimo perché è proprio in cima alla montagna. Buongiorno a tutti! Buongiorno! Nuova giornata in quel del Portogallo. Questa notte abbiamo parcheggiato qui. Siamo a Sintra, in un parcheggio che diciamo non è dei migliori, anzi, tutt'altro, abbastanza rumoroso. Si trova vicino al centro città, di fianco alla stazione dei treni, e stamattina invece la dedichiamo alla visita e soprattutto alla biciclettata lungo le colline che costeggiano la città. E soprattutto i due castelli. Il suono del mare prima che arrivasse Betty a blaterare.